In questa lezione faremo queste farfalle con foglia oro. Vi illustro praticamente tutti i materiali. Innanzitutto io ho preso questo cartoncino, ecco, è un cartoncino liscio su cui ho fatto un disegno con una matita bianca. È logico, lavorando con la foglia oro ci occorrono i librettini con, sono questi qua, i librettini dove trovate le varie tipologie di foglia, c'è l'oro, l'argento e si trovano proprio in foglio. C'è anche una foglia oro, si può provare anche questa, non so se lo conoscete, è chiamata fiammata perché ha un effetto, vedete, variegato. Comunque, al di là della foglia oro che avete scelto, ci occorre sicuramente la missione. Per, diciamo, far applicare quella foglia occorre una missione. La missione io ho preso questa all'acqua. Come si applica quella missione lì? Si può applicare o semplicemente a pennello e quindi l'applicate nelle parti che volete che risultino dorate. Si può applicare con uno stecchino normalissimo, e altrimenti c'è un'altra soluzione, mi piaceva farvi vedere e che io in alcuni punti ho già applicato perché richiedeva almeno 3 ore d'asciugatura. C'è la missione a rilievo della PBO che praticamente si stende con un beccuccio, vedete, c'ha questo beccuccio, si stende nelle parti che noi vogliamo e poi e anche questa asciuga anche almeno 3 ore. Io fate conto, l'ho messa stamattina alle 6, però la posso usare anche fino a domani, sento che è ancora appiccicosa, ok? Logicamente come funziona? L'ho messa solo in alcune parti, però io qui ora devo mettere subito la foglia oro perché altrimenti io dopo se ci vado sopra col colore perde di adesione, ok? Dopo però dovrò stare attenta a non coprirla con il colore. Per questo mi servirò o di un pennellino fine con del colore acrilico, come avevo detto nero, ma potete usare anche altri colori. Gli acquerelli potete usarli, però vanno usati diciamo come le tempere, quasi puri, non diluiti con l'acqua, perché altrimenti non funzionano. E altra soluzione potrebbero essere, vedete, questi pennarellini indelebili di vari tipi, della Strede, della Stabilo, di tutti i tipi. Poi ci occorrerebbe diciamo un pennello, qualcosa, anche un batuffolo di cotone, diciamo, quando si applica la foglia per tamponare un pochino così. Poi, se si vuole andare nel sofisticato, esiste in realtà anche, io ve lo faccio vedere, ma siccome voi non l'avete, non lo userò nemmeno io, c'è il tappetino proprio per la foglia oro, perché quando si taglia almeno siamo più precisi. Ora, sinceramente, si usa quando si usa l'oro vero, l'oro zecchino, che diciamo è molto costoso, mentre l'orone costa molto meno. Io devo subito andare a mettere praticamente questa la foglia oro e vi faccio vedere appunto come faccio nelle parti dove l'avevo messa. Questa vi dicevo è quella a rilievo, ok? È semplicissimo, vedete, a me non mi interessa di tagliarla. Allora, io vado a applicarla così, per esempio, semplicemente. Posso andare anche a, vedete, a fare questo movimento morbido. Vado a metterla in tutte le parti che avevo già messo quella a rilievo. Allora, io a questo punto, con tutta brillantinosa, ma non importa, prendo anche un po' di questo, lo passo nella cera
per fare in modo che mi scorra meglio e rimuovere le parti che non mi interessano. Allora, io a questo punto posso farlo con un pennarello, con il pennino, con quello che voglio, ok? Io prenderò il pennarello e le altre, diciamo, foglie le metterò dopo che mi sia asciugato il colore acrilico. Farò come avrei dovuto fare qui, fare prima il disegno nero, poi mettere questi decori, a me ne sarebbe bello e venuto bene, capito? Potete usare se volete, se no anche colla con brillantini, oppure, non so se ve l'ho fatto vedere, anche un pennarellino tipo questo, che è dorato. Questi si trovano senza nessun problema in commercio. Bene, a questo punto io vado a fare le parti. Metto un po' di colore, metto il nero un po' in una vaschetta, è il nero acrilico. Prendo un pennellino tipo questo, c'ho dell'acqua, un po' di acqua, e inizio a fare le parti che mi interessano. Per esempio, si può iniziare a fare il corpicino della farfalla. Se vi va di farle colorate, potete farle anche colorate, eh. Io, per esempio, qui metterò la foglia oro tradizionale e quindi mi lascio tipo un tondo qui dove so che ci andrà la foglia oro tradizionale. Con lo stesso farò anche di qua. Proviamo a prendere anche altri colori.
fino a che non asciuga non posso applicare la colla. Posso comunque intanto, cioè, mettere la colla, ma non metto sicuramente la foglia oro fino a che non è asciutto tutto il resto. Tipo qui che non ho cose che attaccano, potrei già iniziare a metterla. Magari c'era anche quello lì. Benissimo. Allora a questo punto posso andare a fare tutte le rifiniture.